Limitiamo i danni così sei tranquilla. Tenta non infilzarmi con i tuoi artigli da vampira. Devo chiedere di aprire un attimo la bocca. Io sono abbastanza cattivo da questo punto di vista. Buongiorno a tutti, oggi il grande ritorno di Carlotta, bentornata Carlotta. Grazie, ciao. Allora Carlotta, benvenuta, oggi vieni con un problema un po' legato alla mandibola da quello che mi hai detto, giusto? Esatto. Soprattutto da un lato oppure ti fanno male proprio tutti i muscoli da tutti e due i lati in modo simmetrico? Allora, mi fanno male da entrambi i lati, però devo dire che sento maggiormente tensione da questo lato, il lato Soprattutto a sinistro. Sì. sinistra e ora vediamo perché, ma prima cliccate sul mi piace, il like e soprattutto like per 3 volte perché tanto ve lo potete permettere e ora continuiamo. Allora Carlotta ti faccio vedere intanto i tuoi esami, sono molto interessanti. Allora nella ricostruzione con l'intelligenza artificiale si denota effettivamente un grado di scoliosi effettivamente non esagerato però comunque di interesse. Questo può essere anche una delle motivazioni per le quali la mandibola non è dritta per esempio, ok? Ti faccio vedere per esempio da vicino, vedi? Ci sono delle curve soprattutto nell'area dorsale bassa che chiaramente poi ritornano sia sotto che sopra, ok? A creare dei fastidi, vedi dovresti essere così e invece effettivamente c'è questo grado, no, che rende un po' il tutto non armonico dal punto di vista posturale, ok? Per quanto riguarda anche le spalle, ok? Non sono esageratamente chiuse, però comunque sarebbe meglio fossero un po' più aperte in questo modo, ok? Invece che così, ok? Ma è sinceramente una cosa molto comune, soprattutto per chi ormai lavora, vive, ormai quasi nessuno è perfettamente dritto, ti dico la verità, tu anzi sei perfetta rispetto alla Meno normalità, male. ok? Però giusto per farti vedere, insomma, chiaramente la perfezione dal punto di vista posturale è molto quasi impossibile, ti dico la verità, però è bello anche prendersene cura e prenderne atto. Hai anche, vede, questa è anzi forse una delle cose proprio più importanti, una estensione esagerata, vedi, delle ginocchia, dovresti essere così, mentre l'angolo guarda come si allunga, no? Ok? Ti faccio vedere anche, vedi, la muscolatura delle gambe, tu mi hai detto di fare CrossFit, giusto? O comunque simil CrossFit, hai fatto proprio ieri mi pare, Proprio giusto? ieri ho fatto Ok, gambe, esatto, perfetto. infatti ho dolore. Esatto, il macchinario se ne è accorto abbondantemente, sei proprio estremamente tesa nelle gambe, però vedi che i polpacci non lavorano come dovrebbero e questo può a lungo termine diventare anche per esempio gonfiore estivo alle caviglie, comunque ritenzione sulle parti basse delle gambe. Ora tu, ti ripeto, sei super in salute, magra, ti prendi tanto cura di te, però si cresce comunque nella vita, quindi cerchiamo un pochino di prevenire, ok? Più che curare, va bene? Detto questo, andiamo subito a vedere un altro esame. Ti faccio vedere, eccolo qua, il nostro amico, eccoci qua. Come puoi notare, hai, vedi, una differenza, ok, tra la destra e la sinistra nella parte alta della cervicale in particolar modo. C'è proprio una rotazione dell'atlante della C2, ok, in questa direzione qui, quindi verso destra, ok? E questo ritorna anche in più sulla quarta vertebra e sulla sesta, ok? Dove effettivamente ci sono delle differenze, quindi la cervicale non ha una posizione adeguata. Questo sicuramente poi si può diciamo ritrovare a livello mandibolare, ok? Per quanto riguarda il resto si vede che sei allenata, cioè comunque i muscoli sono abbastanza però simmetrici, ok? Ritornano soltanto delle, diciamo, rotazioni dei piccoli blocchi di ritorno, ma sono secondo me proprio legati a una problematica, noi la chiamiamo brother, ok? Cioè le vertebre lavorano un po' fratello e sorella, diciamo sono dei problemi di ritorno, un po' memorie che vengono più secondo me a livello discendente, quindi sicuramente questa mandibola la dobbiamo attenzionare. Siediti davanti a me, qui.
Ti faccio abbassare un attimo la testa, spingi in basso forte forte, ok? Ed è molto debole, questo lo sappiamo già ormai da tanti anni che lo troviamo su tante persone, quando c'è effettivamente un serramento, bruxismo, comunque una differenza a livello proprio di lateralità nella mandibola, la muscolatura anteriore cede, ok? Al solito se noi tocchiamo i punti neurolinfatici che stanno qui al lato dello sterno, giù la testa, spingi in basso, ritorna subito forte. Questo già ci indica che è sicuramente un problema della mandibola, ok, che sta effettivamente andando a creare un disequilibrio. Andiamo un attimo a stimolare la cervicale, comunque anche se magari in questo momento non ti fa male, diciamo che qualche tendenza a far dei piccoli danni ce l'ha, ok? Giù la testa, spingi in basso, straforte. Ti faccio vedere anche un'altra cosa, vediamo un po', apri le dita, tienile forti forti, non mi fare vincere, apri apri, esatto, no, io cercherò di avvicinarlo e non mi fare vincere, ok, forte forte, ok, stringi così, chiudi, tenta non infilzarmi con i tuoi artigli da vampira, spingi in basso, in alto, ok, in alto. Ok, qui non c'è sinceramente nulla, ok, di neurologico, di schiacciamenti comunque che derivi dalla cervicale, ok? Ti faccio mettere a pancia in su. Ora ti preparo un bel cuscino. Grazie. Prego. Un po' più indietro per piacere. Ok, anche troppo. Ecco, esatto, così va benissimo, grazie. Allora, vediamo subito, proprio, lo sento proprio immediatamente, tu lo senti come dolore, ti fa Sì, proprio quando male. lo tocchi sì. Qua zero, vero? Qua proprio subito ti fa male. È dove esattamente abbiamo visto la rotazione in questo modo, ok? Quindi chiaramente la vertebra fa così, dal lato destro ti tocca comunque maggiormente l'area muscolare, quindi tu chiaramente subito salti in aria, ok? Perché però anche è importante questa cosa? Perché dal lato, cioè in realtà da tutti e due i lati, ma dal lato sinistro, siccome il nervo vago, che è un nervo molto importante per noi, che passa subito davanti alla prima vertebra cervicale, se è troppo ruotato può infastidirlo. Questo spesso, magari non in questo momento nel tuo caso, può portare problematiche come reflusso, gastrite, o difficoltà anche, per esempio tachicardia, ansia, ok? È molto comune, ok? Magari non è in questo momento il tuo caso. Allora, morbida. Fa vedere anche un'altra cosa, aspetta prima che te lo sblocco. Mi apri la bocca? Senti click? Chiudi? Apri? Allora non c'è click ma c'è lateralizzazione, io lo sento in realtà un pochino, ok? C'è questo, ok? La mandibola leggerissimamente si sposta perché da qua effettivamente è infastidita, i muscoli interni pterigoidei sono sicuramente in tensione maggiore sul lato destro e ti stanno creando questo, ok? Questo squilibrio. Tu quando apri la mandibola si sposta un po', ok? Quindi non va bene al 100%. Ora non è una delle cose gravi, ok, una delle cose problematiche, però è meglio sbloccarlo. Prima di sbloccare la cervicale voglio vedere anche un'altra cosa. Dammi qui, dritta, ruota un po', spingi verso il tetto, ok? Vedi che qua subito cedi, perché come dico sempre, se tocchi qua, vai. Spingi in alto, esatto, le problematiche si chiamano di seconda categoria pelvica, sono sempre un po' AX, ok? Il muscolo psoas infatti di sinistra, okay, di destra scusate, si indebolisce a causa del problema della mandibola di sinistra, ok? AX, ok? Quindi mettiamo subito dei cunei. Per compensare il disagio del bacino. Ti sto salvando per il mal di schiena, cara Carlotta. Vedi, tu sei molto molto in salute, però qualche stupidaggine c'è sempre. Mannaggia. Allora, un secondo che prendo anche qui. Mentre ci siamo, prendiamo anche lui. Perfetto. Allora, cara, ti devo chiedere di aprire un attimo la bocca. Chiudi. Vedrai che qui fa un bel po' male, mi spiace. Vabbè, niente di esagerato. Un pochino sì. Pelino, pelino. Ok, apri. Chiudi.
qui un po' di meno, giusto? Liberiamo un po' questa muscolatura, poi sblocchiamo subito. Qua è molto peggio questo, che è il massetere. Lo prendiamo, buccinatore e massetere, ok? Rilassa. Allora, apri leggermente la bocca, così, guarda solo con gli occhi la porta e ora guarda me, ecco fatto, bella sbloccata. Adesso spingi in rotazione verso destra per favore, vai, 1, 2, lascia, lascia morbida, ecco fatto, fantastico, non fa più male, giusto? Perfetto, apri la bocca e non c'è nessun tipo di click, vedi? E neanche fastidio, simmetrica subito. Tolgo un attimo uno, tolgo un attimo due. Solleva il piede, hop, spingi in alto e sei straforte, subito per magia, ok? Allora ti faccio mettere a pancia in giù. Ok, ci sono dei poggiabraccia, bravissimo. Meglio, sì. Allora, qui sostienilo un attimo, spingi, subito cedi, è normale questo perché da questo lato il muscolo era debole, c'era una problematica anche chiaramente tendenzialmente diciamo lombare, lombosacrale, ok? Andiamo a lavorare il muscoletto, il legamento, il lombare, super. Metto un po' di olio, posso slacciare, sì? Ok. Sì, 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 molto piacevole. Guarda quanto sei tesa qui. Perché quando abbiamo questa problematica, ok? Tu hai un problema sulla mandibola di sinistra, ok? Il gran dorsale, questo muscolaccio qua, che è l'antagonista del trapezio superiore, vedi? È molto debole, ok? Esattamente come da questo lato invece è il muscolo psoas, ok? Quello che ti ho testato prima. Quindi questo muscolo va in ipertono perché il suo antagonista è debole e non lo controlla. Vedi qua che è molto più teso, ok? Io ora userò una meravigliosa veramente coppia di nuovi amici. Sapete che io qua ho sempre cose nuove, sempre, ok? E ne vado anche molto fiero. Userò due bellissimi massaggiatori contemporaneamente che mi permetteranno di riscaldare e di lavorare il tessuto muscolare in modo veramente super completo. Ne vado molto fiero. Allora, prendo, guardate che meraviglia, i miei dispositivi della TopMat, i miei preferiti. Testina calore da tutti e due i lati, vedete che meraviglia. Li amo, i miei bambini, guarda che meraviglia. Io sono come un bimbo con i giocattoli quando posso fare delle cose sempre nuove e non smetterò mai, ve lo dico.
No ragazzi, non siete dei veri professionisti nerd come me se non li avete entrambi. Link in descrizione. Andiamo qui. No, vabbè, guarda che meraviglia, lo senti, no? E ti dico di più, mia cara Carlotta, ora noi faremo un'altra cosa ancora. Uno e due. Che questo è il vantaggio di questo tipo di attrezzature che hanno, cioè praticamente decine di, di testine per ogni evenienza. Va bene? Io amo la mia testina doppia. Guardate a che velocità può andare, eh? Ti fai il solletico un po'? Da morire, ma io sono un po'... Esattamente. No, no, ma io sono abbastanza cattivo da questo punto di vista. No, se è troppo lo diminuisco, ok? Però guarda che meraviglia. Perché vedo l'hai fatto ieri, no? Le gambe. Però questo è il vantaggio, no? Vai dall'osteopata un po' vai a ridere, no? Non soffrire ma ridere, no? Da 1 a 10 quanto stai ridendo sotto i baffi? No, i baffi ce l'ho io, ora di me. Quanto stai ridendo? Un 4 su 10, dai. Quindi posso aumentare un po' la forza, no scherzo. Avanti. Grazie, top Matt. Molto piacevole, sì? Sì, poi anche buonissimo. Sì, sono spezie compresse. Io le adoro. Io ogni volta che vado a fare qualche cosa, no? Un massaggio, un trattamento, prendo sempre il meglio di quello che trovo in giro per il mondo, ok? Questa è stata una rivelazione per me, perché, ok, sì, nessun osteopata farà mai una cosa del genere, probabilmente nessun chiropratico, forse, non lo so, ma a me piace integrare, ok? E ritengo che per esempio un buon massaggio, un buon rilassamento, ok? Sia sempre molto bello per il paziente, appunto. Non voglio soltanto, sai, liberare, scrocchiare delle articolazioni, ok? Mi interessa anche che il sistema si rilassi, ok? Morbido. Ok, perfetto. Rilassa un po' la testa, lascia a me, scusami, ho fatto un po'. Rilassa per favore la testa. Ecco fatto. Anche il trattamento, sai, rimane molto di più, no? Se lavoriamo le fasce muscolari, le catene, ok? Le rilassiamo bene, le stiriamo bene. Questo è più sensato secondo me. Sul fianco verso di me, per favore, Carlotta. Guarda, piega solo questa la lasciamo in questo modo qua. Morbida. Ok, dall'altro lato. Tieniti bene qua. Ecco fatta.
Eri molto... Si è sentito questo? Sì, sì, eri molto in blocco. Guarda, 1, scusami, 2, tieniti le spalle. Morbido. Ecco fatto. Ci voleva pure questa. Sarai allungata. Molto bene. Scusami. Benissimo. L'ultima cosa. Ti chiedo di darmi ancora un attimo il braccio qua. Dritto, per favore. Spingi verso di qua. Ok. Apri leggero. Spingi. Ancora qui, vedi? Si manifesta ancora una memoria. Ok, apri leggero. Spingi. Qui pure. Ok. Ti faccio vedere una cosa interessante. 2 cose, anzi 3 cose, dai, perché no? Questa non la spiego però. Allora, no, esatto. Ok, ti dà fastidio alla vista? No, no, no. Ok, chiudi gli occhi però, per favore. Ok. Limitiamo i danni così sei tranquilla. Allora, ma che saranno mai queste 2 luci? Quella la conoscete, questa no. Ti chiedo di darmi qui. Mantieni per favore qui, spingi in alto. Ok? Se io ritocco, apri un po', spingi, non c'è più nulla, apri un po', spingi, non c'è più nulla. Poi ditemi se la luce non è effettivamente un qualcosa di estremamente potente. Scusami ancora un attimo, aiuto, eccolo qua. Premo il punto della mandibola, spingi, ovviamente cederai per forza, mantieni un attimo, spingi, troviamo la frequenza, spingi, eccola qua, punto riflesso della mandibola con una frequenza specifica. Spengo, dammi il braccio, spingi, annullato, vediamo se anche di qua abbiamo qualcosa. Mi dai questo braccio, attenta, ok, spingi verso di me, guarda, così, vai, perfetto, punto mandibola, spingi, questo pure, accendo il macchinario, spingi, questa volta è diversa la frequenza, lascia giù. Dammi il braccio, spingi, spengo il macchinario, spingi verso di me, è già annullato, ok? Quindi possiamo spegnere queste 2 meraviglie, ok? La luce infrarossi, ovviamente ormai ne abbiamo parlato tante volte, ma della luce bianca non abbiamo mai parlato, ok? Ma ancora è presto. Vi lascio un po' col dubbio. Allora, seduta? Grazie. Benissimo. Apri la bocca, chiudi e direi che è impeccabile, ok? Non senti la differenza? No, prima sentivo, come dire, che aprivo e questa era come se fosse più ruota verso Esattamente, di qua. esattamente. Ora mi sento tipo tutta allineata. Allineata perfettamente, hai visto? Che meraviglia. Allora, vieni per favore in piedi.
Guarda, queste sono delle piccole chicche che difficilmente troverai in giro, ma questo modo ti permette di avere anche una stabilizzazione già istantanea, credimi, vedrai veramente la differenza anche nella schiena, in generale nella mobilità, che chiaramente nel tuo caso non è un problema ancora, cioè chiaramente, ma cerchiamo appunto di non farli mai venire. Allora, carissima, andiamo in un'altra stanza a completare il nostro lavoro, dove ti rilasserai tantissimo e completeremo il nostro lavoro di oggi, ok? Andiamo. A fra poco.
Allora, com'è andata? Allora, è stato bellissimo, super piacevole. Hai fatto un bello stretching anche, molto particolare, La vero? sensazione è come se contemporaneamente mi si massaggiasse da testa a piedi ogni parte del Sì, corpo, esatto, quindi è tipo stato wow. 5 persone che lavorano su di te. Vieni, ti aiuto. Ok? Opla. Grazie. Bene, Carlotta, grazie sempre Grazie a veramente per te. aver scelto il mio studio. Spero che trovare sempre delle belle novità sia sempre una sorpresa per te. Assolutamente. E ci vediamo al prossimo trattamento. Alla Alla prossima, prossima. grazie. Ciao.